Bentornati su Apprendimento Libero. Oggi parliamo di Ravercellar nei periodi ipotetici di secondo tipo, ipotesi e conseguenza. Ma ditemi la verità, chi non ce l'ha con qualcuno, almeno una volta? E a proposito, dove sono Franca e Marco? E Flopsy? Dopo la sua grande vittoria legale? Scopriamolo insieme. Vincenzo e Franca lavoravano insieme in un'azienda, dove erano, un po' più avanzati per educazione ed esperienza. Tutti ce l'avevano con loro, ma alla fine Vincenzo, Franca e Maya trovarono una soluzione inaspettata. Oggi, nell'azienda si lavora senza quello stress inutile, tutti collaborano come una vera squadra. Vincenzo, Maya, Marco e Franca diventarono amici, come se si conoscessero dall'infanzia. Nel capitolo precedente, tutti avevano visitato la casa di Vincenzo. Si aspettavano di trovarvi fantasmi, ma invece scoprirono che i coinquilini erano gli investitori della casa da 30 anni. Vincenzo, che aveva ereditato quella casa da suo nonno, pensava che quei coinquilini vivessero con un affitto troppo basso. Ma, durante la festa organizzata dagli stessi coinquilini, Vincenzo si rese conto che, se non ce l'avesse avuta con loro, avrebbe potuto capire tutto quello che Marco gli aveva detto quella sera. Non aveva la minima idea che i coinquilini avessero pagato 30 anni in anticipo con tutti i soldi che avevano guadagnato 30 anni prima, quando avevano venduto la loro casa nel paese da cui erano partiti. Erano felici di vivere a Roma, ma Vincenzo pensava che fossero noiosi e senza cultura. Ma ora che sapeva che cosa era successo, decise di parlare con Franca. Decise di chiederle un consiglio. Era di nuovo l'ora di pranzo. C'erano 30 minuti liberi, e Vincenzo chiese a Franca se potevano pranzare insieme e parlare. Vincenzo pensava a quel giorno in cui aveva deciso di essere coraggioso e di pranzare con Franca, che era da sola. Da quel momento la sua vita era cambiata in modo piacevole. Franca era psicologa e doveva almeno provare a consigliarlo. Come sempre, Franca ascoltava con attenzione e scriveva qualcosa per ricordare meglio. Sì, era una situazione molto dura per Vincenzo. Aveva più o meno la stessa età del primo figlio di nonno Marin, ma non aveva mai parlato con lui né con gli altri. Certo, li ringraziava ogni volta che si incontravano, ma aveva questa idea che loro avessero approfittato di sua madre. Vincenzo era assolutamente onesto con Franca. Ma Franca decise di riflettere un po'. Era una situazione molto complicata. Chiese il permesso di parlare con Marco. Vincenzo fu subito d'accordo. Marco conosceva la loro cultura. Se Vincenzo ce l'avesse con i coinquilini perché l'affitto era troppo basso, i coinquilini ce l'avrebbero con Vincenzo, pensando che lui fosse un romano con un senso di superiorità. Così tutti sarebbero arrabbiati. La vecchia casa nascondeva i suoi segreti, toccava a Marco capire e spiegare tutto. Ecco la coniugazione del verbo avercela, nascosta in esempi brevi e gentili. Nella prima tabella, avercela appare al congiuntivo imperfetto, come ipotesi. Nella seconda tabella, invece, avercela si manifesta al condizionale presente, come conseguenza della nostra ipotesi. Io, se l'avessi con te, solo un po', te lo direi con un sorriso, non con rabbia. Tu, se ce l'avessi con me, mi guarderesti negli occhi e me lo diresti piano. Se ce l'avesse con lei, le parlerebbe con dolcezza senza ferirla. Noi, se ce l'avessimo con qualcuno, ne parleremmo insieme davanti a un caffè. Voi, se ce l'aveste con me, mi mandereste un biglietto gentile, non un rimprovero. Loro, se ce l'avessero con noi, ci darebbero tempo di spiegare senza chiudere la porta. Io, se tu parlassi male di me, ce l'avrei con te per molto tempo. Tu, se io dimenticassi il tuo compleanno, ce l'avresti con me tutto il giorno. Lei, se noi non lo invitassimo alla cena, ce l'avrebbe con noi per settimane. Noi, se voi non ci ascoltaste, ce l'avremmo con voi sul serio. Voi, se lei mentisse davanti a tutti, ce l'avreste con lei di sicuro. Loro, se lui non mantenesse la promessa, ce l'avrebbero con lui per sempre.